Era la notte di Halloween del 1957. Le strade di Los Angeles erano piene di risate, bambini in costume e caramelle. Ma in una casa tranquilla di Sun Valley qualcuno bussò alla porta ad un'ora tarda. Chi aprì quella porta non trovò un bambino in cerca di dolcetti e quella notte spezzò per sempre le vite di molte persone. Questa è la storia di Peter e Betty Fabiano. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Benvenuti a una nuova rubrica dedicata ad Halloween, dove per tutto il periodo di ottobre vi racconterò storie inquietanti a tema Halloween, misteri reali, crimini agghiaccianti e leggende che spero che vi faranno rabbrividire. Fate attenzione però, i miei contenuti non sono adatti a tutti, alcune storie possono essere forti o disturbanti. Se pensate che possano turbarvi, saltate pure il video e ci vediamo al prossimo. Ogni storia sarà raccontata con il massimo rispetto per le vittime e i loro familiari. Peter Fabiano era un ex camionista. Durante questo periodo della sua vita incontrò una donna di nome Betty, che aveva 2 figli da un precedente matrimonio. A quel punto era single, si conobbero e fecero subito amicizia e iniziarono a frequentarsi negli anni 40. Peter continuava a lavorare come camionista e alla fine si sposarono e vissero a Kingston, New York. Nel 1956 la coppia si trasferì a Los Angeles, dove entrambi aprirono 2 saloni di bellezza. Comunque è curioso pensare ad un ex camionista che decide di gestire un negozio di bellezza. Ma così fu. Betty lo aiutava nella gestione dei negozi e nonostante le stranezze della scelta professionale sembravano comunque felici. Arriviamo al 31 ottobre, quel fatidico giorno del 1957. I bambini erano fuori a fare dolcetto e scherzetto. La notte sembrava tranquilla. Peter, 35 anni, Betty e la figliastra adolescente Judy si prepararono per andare a letto. Ma alle 11 di sera all'improvviso suonò il campanello. Betty guardò Peter e disse: "Ce la farai", come per dire, ce la fai ad andare giù ed aprire la porta. Infatti Peter pensò che fosse qualcuno in ritardo per i dolcetti. Prese la ciotola e aprì la porta. Betty sentì dire da Peter, chiedere: "Ma non è un po' troppo tardi per questo?", perché comunque erano le 11 di sera. E poco dopo udì un forte scoppio. Betty e Judy corsero verso la porta e trovarono Peter sdraiato a terra, sanguinante. Chiamarono subito il 911, mentre Judy corse dai vicini. Peter fu portato subito in ospedale, ma purtroppo morì a causa della ferita d'arma da fuoco. La polizia iniziò le indagini senza trovare alcun bossolo o prova evidente comunque. Infatti non sembrava un tentativo di rapina. Intervistarono comunque chiunque, amici, parenti, ma non avevano comunque ottenuto nessuna informazione. Nessuno comunque aveva motivi di avercela con Peter. Era un uomo stimato, gentile e laborioso. La polizia tornò da Betty e dopo un momento di riflessione lei ricordò un nome, dicendo: "Magari potete chiedere a Joan Rebel, potete indagare su di lei perché è comunque un'amica di famiglia". Joan era una donna affascinante, riservata, dall'intelligenza acuta, ma con un carattere forte e secondo alcuni piuttosto manipolatore. Lavorava appunto come fotografo freelance e frequentava spesso i Fabianos, specialmente Betty, con cui aveva stretto un legame molto stretto, forse un po' troppo. Quando Betty e Peter attraversarono una crisi matrimoniale, fu proprio Joanna a starle accanto, ma forse era un pelino troppo, era un rapporto forse morboso. Le due divennero comunque troppo vicine, che anche per un certo periodo vissero persino insieme. Tuttavia, quando Betty decise di tornare con Peter, la situazione cambiò drasticamente. Su richiesta del marito, Betty si allontanò improvvisamente da Joan, interrompendo ogni contatto con lei. Da quel momento, Joan iniziò a provare risentimento e gelosia verso Peter.
l'uomo che secondo lei le aveva portato via Betty. Fu interrogata subito dopo l'omicidio perché diversi conoscenti avevano notato il suo comportamento ossessivo e le tensioni che esistevano tra lei e la famiglia Fabiano. Tuttavia, senza prove concrete, la polizia fu costretta a rilasciarla. Ma un mese dopo, la polizia ricevette una telefonata anonima che indicava un armadietto in affitto in un grande magazzino, collegato forse all'omicidio. All'interno, infatti, trovarono la pistola usata per uccidere Peter. La locataria dell'armadietto però non era Joan, era Goldine Pieser. Goldine era nata nell'Illinois da immigrati tedeschi e si era trasferita a Los Angeles nel 1940. Lavorava come segretaria senza contatti con la famiglia Fabiano, praticamente era sconosciuta. La polizia l'arrestò e durante l'interrogatorio lei non ebbe un attimo di esitazione, confessò immediatamente dicendo sì, sono stata io. Fossero tutti così i casi di crimine, però vabbè, lasciamo perdere. Quindi lei confessò questa cosa, che aveva comunque ucciso Peter su istruzione, indovinate, di Joanna Rebel, l'amica di Betty, la famosa amica morbosa di Betty, ex dipendente appunto dei saloni di bellezza, perché lei comunque era fotografa freelance, quindi a quanto pare aiutava e lavorava anche per loro. Aveva appunto convinto Goldine a commettere il crimine. Goldine e Joanne avevano pianificato l'omicidio per 3 mesi. Joanne descriveva Peter come un uomo malvagio che distruggeva chiunque fosse vicino a lui. Goldine, ovviamente influenzabile e impressionabile, accettò questo piano. Secondo me anche un po' innamorata di Joanne, ma questo ne parliamo magari dopo. Il 21 ottobre Goldine acquistò una pistola da un negozio di Pasadena, pagata in realtà da Joanne, e con 2 proiettili forniti dalla stessa Joanne. La notte di Halloween, appunto, Goldine e Joanne si travestirono, misero la pistola in un sacchetto e andarono a casa dei Fabiano. Quando Peter aprì la porta, Goldine sparò, uccidendolo, e fuggirono. E dopo l'omicidio, Joanne disse a Goldine: fate attenzione, dimentica di avermi mai conosciuta. Goldine rimase comunque turbata, con un forte senso di colpa. Non avevano pianificato cosa fare della pistola, così Goldine la nascose in una cassetta di sicurezza. E Joanne comunque era ossessionata da Betty. Quando Betty tornò da Peter, comunque lei si sentì molto tradita e usò Goldine per eliminare l'ostacolo. Infatti Goldine era stata manipolata ed eseguì gli ordini senza resistere. Alla fine entrambe furono ovviamente arrestate grazie alla confessione di Goldine. Goldine si dichiarò inferma di mente, sostenendo di essere stata influenzata e manipolata da Joanne e di aver agito per proteggere un'amica. Entrambe le donne accettarono un patteggiamento e vennero condannate a pene detentive che erano variabili dai 5 anni fino all'ergastolo per omicidio di secondo grado. Il caso passò alla storia come l'assassino di Halloween ed è spesso citato come l'esempio di donne che ricevono trattamenti più miti in aula. Goldine fu infine rilasciata e rimase a Los Angeles, diventando funzionaria della sezione Miracle Mile del club femminile professionista. Morì all'età di 83 anni nel 1998, apparentemente dopo aver vissuto una vita lunga e tranquilla senza rilasciare interviste o dichiarazioni. Questo caso lasciò un senso di amarezza, un uomo ucciso davanti alla propria porta, 2 donne travolte da un'ossessione e un amore distorto che si trasformò in violenza. Joanne probabilmente era, come vi avevo detto prima, innamorata di Betty e scelse la vendetta. E Goldine era invece fragile e influenzabile, si lasciò trascinare. E Betty forse non comprese mai quanto fosse profondo quel legame. Si ritrovò vedova.
Fu una storia che mostrò quanto sia facile spingere a una mente fragile e di compiere qualcosa di irreparabile e quanto semplice per chi manipola restare comunque nell'ombra. Io credo che questa vicenda sia una tragica dimostrazione di quanto la gelosia e l'ossessione possano distruggere più vite di quante immaginiamo. E penso anche che Joanna fosse davvero innamorata di Betty, però purtroppo all'epoca non si poteva parlare ancora di relazioni omosessuali, quindi era praticamente un tabù, forse non poteva dichiararsi, chi lo sa, o magari l'ha già fatto e Betty si è semplicemente voluta allontanarsi. Tutto qua. E questa fu la storia dell'omicidio d'Eldo, certo scherzetto, un delitto avvenuto comunque nella notte di Halloween, dove dietro ogni maschera si nasconde la follia. Cari amici del Paragram, fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia, se la conoscevate già, e fatemi sapere se Betty era davvero innocente in tutta questa vicenda, ecco tutto qua. Per quanto riguarda Joan non ho molte altre informazioni, ma se qualcuno ha qualcosa da aggiungere scrivetemelo giù nei commenti. Io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video e cos'altro. Ci vediamo al prossimo. Ciao!